Per realizzare questo progetto avrete bisogno di un cotone un po' spesso, un po' strutturato che dia corpo al lavoro, un gancio come questo qua, delle forbicine, un ago da lana e un uncinetto numero 4. Del cotone che utilizzo e del gancio vi lascio il link in descrizione. Partiamo subito realizzando 150 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una volta terminate queste catenelle, entro nella seconda catenella dell'uncinetto e faccio una maglia bassa, in questo modo. Carico il filo, salto una catenella, in quella successiva vado a fare dentro la catenella 5 maglie alte, tutte dentro allo stesso punto. 2, 3, 4 e 5, tutto dentro alla stessa catenella. A questo punto salto una catenella e vado a fare una maglia bassa in quella successiva, in questo modo. Carico il filo, salto una catenella, in quella successiva di nuovo 5 maglie alte nello stesso punto. 3, 4, 5. Salto una catenella, in quella dopo punto basso, salto una catenella, in quello dopo entro e faccio le mie 5 maglie alte. Ops. Una, 2, 3, 4, 5. Di nuovo salto una catenella, maglia bassa in quella successiva, carico il filo, salto una catenella, in quella successiva ancora entro e faccio le mie 5 maglie alte. Procedo in questo modo lungo tutta la riga, quindi fino alla fine della nostra catenella. Una volta arrivati alla fine, nell'ultima maglia entro e faccio una maglia bassa, in questo modo. Dopodiché prendo l'altra estremità, la sovrappongo, giro in questo modo il lavoro, entro nell'altra estremità, tiro fuori l'asola e faccio una maglia bassa. Dopodiché entro nella maglia successiva, entro nella maglia corrispondente dall'altra parte e faccio una maglia bassa, in questo modo, e una terza volta. Ok, in questo modo abbiamo unito le metà. A questo punto facciamo una catenella, giro il lavoro e 2 maglie basse. Non vuole entrare, ok. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, 2 maglie basse, una e 2.
ancora una volta, una catenella, una e 2 maglie basse e facciamo un'ultima volta. Adesso abbiamo creato quindi questa specie di estremità, tagliamo con un cordino un po' lungo, in questo modo, chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a prendere il nostro ago da lana, attacchiamo in questo modo. Io faccio solo un giro ben stretto in modo che non crei troppo spessore e praticamente prendiamo il nostro gancio, facciamo passare tutto, quindi anche il nostro ago, in questo modo e chiudiamo il cordino in questo modo qua. A questo punto semplicemente andiamo a cucire la chiusura, quindi passo da una parte all'altra col mio ago e cucio il gancio. Facciamo magari 2 o 3 giri in modo da assicurare bene il lavoro. Questa è una parte un po' più difficile perché comunque il filo è grosso per poter reggere il lavoro. Qua mi sa che ho beccato un nodo. Una volta terminato, questo è il risultato finale. Vedete? Vi ringrazio per essere rimasti con me, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video, vi lascio il link del filato e il link del gancio in descrizione, grazie e ciao!